nelle puntate precedenti. Oggi abbiamo girato come eri te, E questa abbiamo volta giriamo mosso. come diciamo noi e vediamo. Un attimo che è tornato, scusa. Dopo il primo test di Misano Correvo abbiamo visto che l'APX e tutte le modifiche funzionano benissimo, ma adesso dobbiamo cambiare il setup della moto e sono tornato con un sacco di compiti a casa. Ciao ragazzi, benvenuti. Siamo a buon punto per i test di Misano, Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi andiamo a mettere mano alla moto perché se avete seguito tutta la storia, avete visto lo scorso video che vi consiglio di recuperare se non sapete di che cosa sto parlando. Ho provato per la prima volta l'Aprilia RSV4 con l'elettronica APX a Misano, ma con il mio vecchio setup di geometrie di telaio dell'anno scorso, perché Revo voleva vedere insomma che lavoro avessi fatto, l'ho trovato curioso. Adesso abbiamo visto che ci sono delle problematiche e quindi andiamo a muovere un po' le misure di questa moto, visto che è l'unica super sportiva al mondo che può fare tutto, quindi altezza del pivot, altezza del motore e boccole, quindi inclinazione e offset dello sterzo. Quindi oggi andiamo a vedere un sacco di modifiche. La moto è completamente a telaio, mentre Giacomo comincia a lavorare, io nel frattempo giro e vi faccio vedere che cosa abbiamo fatto e soprattutto che cosa andremo a montare. Alle mie spalle ragazzi vedete tutta la moto smontata, quindi carene, serbatoio, sospensioni, lo scarico bellissimo, tra l'altro molto complesso, e abbiamo dovuto smontare tutto perché per fare la modifica dell'altezza del motore bisogna purtroppo disassemblare un po' la moto. Sicuramente in pista si può fare molto più velocemente, però essendo la prima volta che lo faccio volevo farlo in officina e soprattutto volevo avere la tranquillità e sfruttare l'occasione per revisionare le scorrevolezze, ingrassare, fare un lavoro bello preciso. Togli 3 biscottini, metti i biscottini e vai su. Capito Facile, ragazzi? capito, Molto facile. semplice, molto semplice. Allora, vediamo che cosa sono queste fatidiche boccole per fare l'altezza del motore. Non sono nient'altro che queste. Qui abbiamo preparato già il lato destro della moto, qui c'è il lato sinistro, che non sono speculari, anche perché dal lato sinistro nella zona di pignone c'è questo triangolino qui molto particolare, e anche questo, se si utilizza il motore nella posizione bassa ovviamente il foro sarà verso il basso e viceversa alto se si utilizza il motore alto. Io l'anno scorso ho utilizzato il motore nella posizione più alta per cercare di dare un po' di agilità, per cercare di far voltare e trasferire il peso il più possibile alla moto. Al test abbiamo visto che questa configurazione non ci serve più perché abbiamo l'aiuto dell'elettronica e soprattutto a livello ciclistico una cosa che sconvolge tantissimo quello che è stato fatto e quello che faremo è l'utilizzo della forcella nuova, perché è molto più lunga e soprattutto ha una corsa allungata che prima purtroppo non avevo. Quindi adesso Giacomo ha abbassato il ponte, abbiamo preparato già tutto, abbiamo tolto lo scarico, tolto il pignone, scalzato la catena, anche perché quando si cala il motore giustamente tutto quello che ci è attaccato gli verrebbe dietro, quindi dobbiamo liberare tutto quello che c'è intorno. Abbiamo tolto anche i radiatori perché gli abbiamo dato una pulita, dopo ve li faccio vedere, e adesso procediamo con questo lavoro molto interessante. Prima di iniziare, setup cinghia, perché ovviamente non essendoci l'avantreno la moto si cappotterebbe in avanti, e cavalletti alti sotto la parte anteriore del telaio in modo che ci sia una struttura e noi possiamo calare il motore, cambiare le sue boccole che vi ho fatto vedere prima e riposizionarlo e riavvitarlo. Andiamo! Il triangolo non l'avevo considerato. Bene ragazzi, motore montato, è stato anche abbastanza facile, Sì.
parte qualche tribulamento. esatto, Però però ci dai, sta, dai. l'unica cosa da notare è che bisogna fare l'assestamento del motore come quasi tutte le moto da un lato e poi stringere tutte le viti. E adesso abbiamo sistemato tutto. Per tutti gli indignati che mi dicono Edo, hai coperto il perno del forcellone, il pivot l'hai coperto. In realtà io l'ho coperto per gioco, perché una volta ho visto una moto di Baiocco, che saluto, ciao Baiox, e penso stessero facendo un po' di sviluppo e avevano messo il nastro, adesso non mi ricordo in che situazione, c'era il nastro qua proprio nella zona del pivot del forcellone. Allora ho detto per scherzo lo metto anch'io e poi è rimasto lì, l'ho sempre tenuto. Edo, hai nascosto, hai fatto, ragazzi, adesso ve lo faccio vedere così non mi potete più dire dov'è il pivot del forcellone. Eccolo qua. Che tra l'altro per i copioni vi dico una cosa: se non avete in mano le schede delle moto e non sapete tutto, non potete copiare niente, perché ci può essere una forcella più lunga, più corta, l'ammortizzatore, l'interasse del forcellone, cioè cambiano un sacco di cose. Quindi quelli che guardano le moto e cercano di copiare da fuori, aiuto, lasciate perdere. A few moments later. Dottor Giacomo, adesso sai che io non ho nessuna voglia di montare lo scarico, perché di tribulare te lo faccio fare a te. Però aspetta, ti interrompo un attimo. Questa Non è una rondella di... Il bollone A con il cacciavite a stella. Amaro. Amaro sì. Figa, però sembra che ogni volta che ci sono in mezzo io ci sono i danni. Sul tuo canale è meglio che non compaia, se no non lavoro più da nessuna parte. Amaro. No, dai, adesso. No, qua non ci andava, qua non ci andava. Licenziato. C'è. Dai, non lo so dove andava. Va bene così, non importa. Adesso scarico. E poi andiamo avanti, perché oltre allo scarico ci sono da fare le boccole, l'ammortizzatore e rimontare tutta la moto. Bene, abbiamo montato quasi tutto il retrotreno della moto, quindi ammortizzatore, la ruota, la catena, il pignone, e adesso passiamo allo sterzo. Vedete, la priglia è fatta con questo telaio, con questa sede per le boccole, e adesso andiamo a vedere come funzionano veramente le boccole. Allora, questa è la piastra di sterzo inferiore della moto, e a differenza delle piastre standard dove potete vedere che ci sono solo i cuscinetti montati, qua abbiamo anche le boccole. Adesso le ho appoggiate giusto per, con il suo parapolvere. Allora, un attimo. Ok. La particolarità di questo sterzo, di questa serie sterzo, è che i cuscinetti, se li vedete, sono conici, quindi praticamente possiamo modificare l'offset, quindi la distanza dal centro in avanti o indietro dello sterzo, e anche l'inclinazione. Quindi se noi vediamo la moto da una vista laterale possiamo modificare questo e possiamo modificare questo, ok? E questo avviene tramite le boccole di sterzo, che questa ad esempio è la boccola di serie originale, che viene montata in questa maniera qui, quindi diciamo che la parte più spessa è verso il dietro, ma se noi la montiamo così lo sterzo cambia radicalmente perché è molto più indietro. Quindi si può giocare anche sugli incroci, perché non devono essere per forza uguali, possono, avendo il cuscinetto conico, possono essere anche diverse le boccole. Oltre a giocare sull'offset possiamo giocare anche sull'inclinazione dello sterzo in
questa maniera qui. Spoiler, non c'è una configurazione magica per la quale la moto è perfetta, diciamo che questa è una cosa che varia da pista a pista e soprattutto da forcella a forcella, da gomma a gomma, da pilota a pilota, quindi copiare è proprio una cosa sbagliata. L'anno scorso avevamo già giocato con le boccole di sterzo, abbiamo provveduto a cambiare le piste perché questa è una boccola in alluminio con dentro una pista in acciaio che giustamente si usura, l'abbiamo sostituita. Adesso andiamo a posizionare le boccole nella moto e adesso con questa bellissima chiave andiamo a fare il tiraggio della serie sterzo, che è una operazione un po' più particolare rispetto alle moto che hanno i cuscinetti tradizionali. Oh, bellissimo ragazzi, sterzo fatto, gira anche molto bene e sono troppo contento del mio acquisto perché ai test dell'anno scorso eravamo senza la chiave della ghiera ed è stato un disastro veramente trovare l'assestamento giusto. Invece con la chiave puoi tirare a dinamometrica, si fa un tiraggio più forte per far assestare i cuscinetti, poi giri un po' a destra e a sinistra, lo smolli e lo ritiri a coppia e al primo colpo perfetto. Adesso radiatori, vi avevo detto che ve li avrei fatti vedere perché le persone non toccano mai i radiatori o non li puliscono mai. Oltre a pulirlo da fuori quando lavi la moto, se non smonti la retina, fra la retina e il radiatore c'è parecchia sporcizia, quindi ragazzi ogni tanto, almeno una volta l'anno, 1 dovete avere le retine, 2 togliete le retine e pulite i radiatori sotto perché il risultato è questo ed è un radiatore comunque usato bellissimo. L'olio lo abbiamo messo, una cosa della quale mi sono accorto è che vabbè capite quanto cambia modificare la moto in questo senso con le geometrie, perché guardate la catena come è lenta, perché abbassando il motore ovviamente la catena è più lenta. Procediamo con rimontare l'avantreno, acqua nel radiatore, serbatoio, carene e l'accendiamo. Grazie. Beh, accesa sì accesa, funzionare funziona, quindi abbiamo fatto un buon lavoro. Entrare con la moto che hai assemblato tu, conoscerne ogni sua parte è un grande aiuto per andare più forte. Sapere di cosa parli abbrevia sempre il cammino ed ora c'è solo da cercare di guidare bene e il più forte possibile, ma questo lo vediamo nel prossimo video.